Bene ragazzi, continuiamo con le vicende di Napoleone e della Francia napoleonica. Abbiamo visto Napoleone alla fine del 1798 è tra virgolette prigioniero in Egitto, ha conquistato l'Egitto ma non può tornare perché la sua flotta, vi ricordate, è stata distrutta. Con Napoleone lontano dalla Francia e con Austria e Russia, vi ricordate, che hanno dichiarato guerra alla Francia, hanno formato una coalizione antifrancese insieme alla Gran Bretagna, la guerra inizia ad andare male per la Francia, in particolare in Italia. Più che gli austriaci, sono in particolare i russi ad aprile e maggio del 1799 a penetrare in Europa, russi, e a sconfiggere ripetutamente i francesi. Moreau, il generale francese, viene sconfitto in Germania dall'esercito russo capitanato da Suvarov. L'esercito russo poi dalla Germania, alleato dell'Austria, riesce a passare in Italia attraverso un difficile e molto efficace attraversamento delle Alpi da nord. Quindi l'Italia viene invasa, l'Italia, ricordate, occupata e controllata quasi del tutto dalla Francia, viene invasa dall'esercito russo. A questo punto gli eserciti francesi a Roma e a Napoli devono abbandonare le repubbliche sorelle che abbiamo visto l'altra volta, la Repubblica Romana e la Repubblica Partenopea. Devono immediatamente spostarsi al nord Italia per fermare l'esercito russo. E qui abbiamo la prova di quello che vi ho detto la scorsa volta. Le élite illuminate italiane che costituiscono i governi filo-francesi della Repubblica Romana, della Repubblica Partenopea, non ce la fanno da soli a restare al potere senza l'appoggio delle armi, delle baionette francesi. Erano lì, si reggevano al potere solo grazie alla forza militare francese. Non avevano un consenso nel popolo. Non appena le armi francesi si ritirano, i governi italiani della Repubblica Romana e della Repubblica Partenopea si scoprono molto molto deboli e cadono. Si scoprono molto deboli, si scoprono non appoggiati, come abbiamo visto, dalle masse popolari contadine. Queste repubbliche sorelle a Roma e a Napoli cadono, abbiamo visto, a causa anche dell'arroganza dei francesi, delle loro ruberie, della violenta campagna anticattolica. Abbiamo visto i francesi avevano tolto privilegi alla Chiesa cattolica, ma avevano anche dissacrato le chiese, avevano anche insultato il sentimento cattolico profondo delle classi contadine. In molti posti d'Italia si costituiscono delle bande, dei gruppi di contadini devoti fanatici che avanzano distruggendo tutto e sconfiggendo l'elite intellettuale al potere. Sono bande di contadini di una religiosità arcaica, spinti alla violenza e al fanatismo da preti fanatici. In Toscana si chiamano Viva Maria, ci sono anche in Piemonte, ma quelli che
sono rimasti famosi sono i sanfedisti. I guerrieri della Santa Fede, per questo si chiamano sanfedisti, nel meridione d'Italia. Ricordate che Ferdinando IV di Borbone si era rifugiato in Sicilia protetto dalla flotta inglese che costeggiava, teneva la Sicilia. Sbarcano in Calabria, a partire dalla Calabria queste bande terribili, sanguinarie di sanfedisti, foraggiate, finanziate dagli aristocratici e dal re, guidate da preti fanatici, vanno in combattimento cantando inni religiosi come facevano in Vandea, mostrando la croce, mostrando il rosario. Vengono guidati dal cardinale Ruffo, dal cardinal Fabrizio Ruffo. Fanno cadere uno dopo l'altra le città, i paesi del meridione. In Puglia, per esempio, Altamura fu uno dei posti che resistette di più, dove i repubblicani, i filofrancesi, i termidoriani resistettero più a lungo all'assedio, ma poi vennero conquistati, i sanfedisti entravano nelle città conquistate, distruggevano, uccidevano in maniera sommaria, addirittura vi sono casi di cannibalismo da parte di queste masse cattoliche di contadini instupiditi, rincretiniti da un indottrinamento cattolico secolare. Nel giugno 1799, l'ultima a cadere ovviamente la capitale Napoli, dopo un assedio molto lungo. Le bande dei sanfedisti, una volta entrate a Napoli, sono autorizzate dal cardinale Ruffo a abbandonarsi alle peggiori efferatezze, violenze, massacri di ogni tipo. Poi entra in città, ritorna il sovrano controrivoluzionario, Ferdinando IV. Ferdinando IV attua una spietata repressione contro i cosiddetti giacobini napoletani, che in realtà ho detto giacobini non erano moderati termidoriani. Mario Pagano, l'illuminista autore della Costituzione della Repubblica Partenopea, viene giustiziato. Moltissimi altri intellettuali ed illuministi meridionali vengono giustiziati in maniera ignominiosa perché molti erano dei nobili e a loro spettava il privilegio della decapitazione, invece furono impiccati, spesso i loro corpi dati in pasto, non solo metaforicamente, dati in pasto ai sanfedisti che venivano anche chiamati Lazzari o Lazzaroni. La migliore, la più colta borghesia napoletana, la più colta aristocrazia napoletana fu eliminata nella repressione. Personaggi di altissimo livello, come l'ammiraglio Caracciolo, oppure la nobile di origine portoghese Eleonora Pimentel Fonseca, sono stati chiamati i martiri del 99. Tutto ciò che di meglio il meridione esprimeva dal punto di vista dell'illuminismo, della cultura, fu distrutto dal ritorno del sovrano assoluto, supercattolico, Ferdinando IV. Le esecuzioni furono moltissime. Secondo molti storici il fallimento della Repubblica Partenopea è stato il fallimento dell'unico, forse dell'ultimo tentativo di trasformare il meridione d'Italia in uno Stato moderno. Altri storici, e questo è anche giusto, hanno messo in evidenza che questo tentativo di trasformare il nostro Sud in uno Stato moderno, efficiente,
liberale, laico. Era un tentativo utopistico impossibile, si scontrava con il profondo sentimento religioso, con le idee, con l'assetto sociale delle campagne meridionali. Era una cosa che abbiamo visto un'elite voleva imporre al popolo. Per il popolo queste cose erano del tutto incomprensibili. La guerra quindi va male. La guerra va male e questo che cosa causa? Ovviamente causa il definitivo discredito del direttorio e soprattutto di Barrà e dei suoi amici del direttorio che avevano sempre voluto la guerra. Anche l'idea di mandare Napoleone in Egitto si era rivelata poco felice. Allora che succede? Una parte del potere politico francese progetta un colpo di Stato. Questa volta non un colpo di Stato per reprimere una fazione o l'altra, o stile Termidoro, no? Per reprimere, vi ricordate, i monarchici oppure i giacobini. Questa volta un colpo di Stato per rovesciare il Termidoro e dare un governo più autorevole, più forte alla Francia, far terminare il periodo termidoriano per sostituirlo con nuove istituzioni politiche più stabili ma anche più autoritarie, meno democratiche. Tanto abbiamo visto la democrazia, il Termidoro non la rispettava comunque. E nell'aprile del 1799 alle elezioni vincono di nuovo i giacobini. Personaggi come l'abate Sieyès, sì, anche lui ve lo ricordate, alle origini della rivoluzione francese, anche lui come Talleyrand era ritornato al potere, era un sopravvissuto della rivoluzione francese. L'abate di Sieyès entra a far parte del direttorio e organizza un colpo di Stato per seppellire per sempre il sistema termidoriano e sostituirlo con un sistema consolare, con il consolato. Quindi, a seguito di questo colpo di Stato, alla fine del 1799 termina l'epoca del direttorio, l'epoca del Termidoro, e inizia l'epoca consolare, l'epoca del consolato. Il colpo di Stato è del 9 novembre 1799 ed è passato alla storia, anche in questo caso, con la data del calendario repubblicano. Questo è il colpo di Stato del 18 Brumaio. Perché secondo il calendario repubblicano quella data è il 18 Brumaio dell'anno 8, dell'anno ottavo, d'accordo? Sì, e gli altri organizzano un colpo di Stato, ovviamente hanno bisogno di qualche generale per realizzarlo. Abbiamo visto anche i colpi di Stato precedenti, l'esercito si imponeva con la violenza. Questo colpo di Stato, lo sanno tutti, viene realizzato da Napoleone, però pensate che Napoleone non era la prima scelta di Sieyès e degli altri congiurati. Loro pensavano al generale Jourdan, che però era morto pochi mesi prima, oppure al generale Hoche. Vi ho già parlato e vi ho scritto i nomi di questi generali. Il generale Hoche era morto proprio qualche settimana prima del colpo di Stato. Qual era il generale disponibile? Era Napoleone, che con quel tempismo che aiuta i vincenti della storia era appena riuscito a tornare dall'Egitto dopo un viaggio rocambolesco, lasciando in Egitto la sua armata. E quindi il colpo di Stato fu affidato a Napoleone, che prenderà il potere come primo console. E qui diventerà da generale popolarissimo il politico che regge la Francia. Vedete com'è importante nella storia essere nel posto giusto,
al momento giusto. Se Napoleone non fosse tornato dall'Egitto, il colpo di Stato non l'avrebbe realizzato lui e non sarebbe lui andato al governo, perché si sarebbe trovato in Egitto. Se Jourdan e Hoche non fossero morti, sarebbe stato uno di loro a diventare il console della Francia, e invece è Napoleone. Napoleone, in maniera molto spiccia, molto abile, scioglie i due corpi legislativi, ve li ricordate? Il Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500. Entra all'interno delle assemblee proprio a cavallo con il suo esercito, con i soldati armati, caccia i deputati. Colpo di Stato del 18 Brumaio. Ci sono 3 consoli, il sistema consolare viene sancito alla fine del 1799 da una nuova Costituzione, l'ennesima Costituzione, scritta soprattutto dall'abate Sieyès, la Costituzione dell'anno ottavo. Ormai stiamo perdendo proprio cognizione di tutte quelle Costituzioni che dall'inizio della Rivoluzione francese si susseguono l'una all'altra. La Costituzione dell'anno ottavo dice che a capo della Francia c'è un governo costituito da 3 consoli. I 3 consoli inizialmente sono Napoleone, lo stesso Sieyès, come si scrive? Sieyès, che erano i 2 personaggi principali. Poi c'era un terzo console, Roger Ducos, che era un personaggio di secondo piano. Quindi i 3 consoli sono Napoleone, Sieyès e Roger Ducos. Roger Ducos. Poi che cosa dice la Costituzione consolare? Dice che il Parlamento, questo è il governo, no? Sono 3 consoli. I 3 consoli dovrebbero essere eletti da ben 3 assemblee legislative, non più 2, addirittura 3, di cui la più importante è il Senato, d'accordo? Quindi c'è un esecutivo, 3 consoli, che viene eletto da un Parlamento che ha 3 assemblee. Queste 3 assemblee, tra l'altro, vengono nominate e vengono elette a suffragio universale, però il suffragio universale viene svuotato di ogni significato, perché in realtà, attraverso strani meccanismi che Sieyès mette a punto, la più importante di questa assemblea, il Senato, viene nominata direttamente dai consoli. E di fatto tutte e 3 le assemblee legislative vengono controllate dai consoli. E quindi di fatto si tratta di un regime autoritario. Napoleone, peraltro, non accetta di avere lo stesso rango degli altri 2 consoli e si fa nominare primo console. Napoleone ormai è il padrone della Francia già alla fine del 1799, d'accordo? Napoleone adesso è primo console, tra l'altro poi qualche mese dopo Napoleone fece dimettere Sieyès e Roger Ducos, nominando lui stesso altri 2 consoli che erano persone del tutto insignificanti che poi cambieranno diverse volte. Napoleone ovviamente ha 2 problemi: risolvere i problemi economici e politici della Francia, una Francia divisa, faziosa, dove le insurrezioni, i colpi di Stato, come vedete, erano stati all'ordine del giorno. Persino la Vandea si era ribellata di nuovo, e non solo essa, c'era una guerra civile interna. Vediamo che cosa fa Napoleone. Napoleone è fortunato perché
nel corso dell'anno 1800 la Russia, nella persona dello zar Paolo I, si ritira dalla guerra contro la Francia. Quindi gli austriaci sono rimasti da soli a combattere sul continente. Napoleone ritorna in Italia e ripete quello che aveva fatto nella campagna d'Italia 3 anni prima. Gli austriaci sono distrutti dall'esercito Napoleone. La battaglia decisiva è a Marengo. Napoleone in pochissime settimane si rende di nuovo padrone del nord Italia. Gli austriaci non hanno più come prima i russi che li aiutavano. Straordinaria vittoria di Napoleone in Nord Italia a Marengo, mentre seguendo la sua strategia il generale Moreau sconfigge gli austriaci anche in Germania, anche in Renania. Napoleone di nuovo padrone dell'Italia settentrionale. Il 9 febbraio del 1801 costringe gli austriaci alla pace. La pace di Luneville, attenzione, si scrive Luneville, la pace di Luneville tra Francia e Austria, 7 febbraio 1801. Questa pace non fa altro che replicare più o meno le clausole, ve lo ricordate, del trattato di Campoformio. Rinascono le repubbliche italiane satelliti della Francia, in particolare la Repubblica Cisalpina, che si ingrandisce, diciamo così, a danno del Piemonte e del Veneto. Ricordate, Cisalpina significa Emilia più Lombardia. Napoleone annette tutta la riva sinistra del Reno, la Renania, e attenzione, qui in Renania Napoleone sancisce la scomparsa di moltissimi stati e staterelli. Ricordate le città-stato autonome di Treviri, Colonia e Magonza? C'erano 3 vescovi cattolici che erano 3 di quelli che eleggevano l'imperatore germanico, ve le ricordate? Allora, l'annessione della riva sinistra del Reno causa una conseguenza molto importante. Molti principati laici ed ecclesiastici, c'erano decine e decine, comprese le città-stato, tra cui appunto i vescovadi delle città-stato di Treviri, Magonza e Colonia, scompaiono, cioè la situazione in Germania si semplifica. In seguito anche molte altre piccole entità della Germania, non solo della Renania, scompariranno, mentre gli stati più grandi, tipo Prussia o Baviera, si espanderanno, diventeranno sempre più grandi, inglobando gli stati piccoli o le città-stato. Attenzione, nel 1803, in un periodo un po' successivo, si calcola che su 350 entità politiche, molte erano piccolissime città-stato che c'erano prima di Napoleone in Germania, ne restano soltanto 150. Alla fine della vicenda napoleonica ne resteranno pochissimi di stati tedeschi, quindi attenzione, la Germania che prima era uno spezzatino con centinaia di entità politiche, dopo le guerre napoleoniche, già adesso vedete nel 1803, ma ancora dopo, si semplifica, gli stati diventeranno pochi e si ingrandiranno, l'Hannover, il Baden, il Württemberg, la Prussia. Lo stesso Napoleone farà ingrandire Baden, Württemberg e Baviera e darà ai ducati di Baden e Württemberg il titolo di regni, perché erano diventati molto più grandi e più importanti. Questo è importante perché, come sarà in Italia, e lo vediamo adesso in Italia, anche in Germania, attenzione, Napoleone fa balenare la possibilità dell'unità germanica, dell'unificazione della Germania.
perché Napoleone elimina molti staterelli e fa sì che quelli che rimangono in Germania diventino sempre più grandi e quindi si inizia a pensare ad una federazione tedesca. Vedremo che proprio Napoleone creerà una federazione tedesca, non con tutta la Germania, si inizia a pensare alla possibile unificazione della Germania. Questo vale anche per l'Italia. Attenzione. Nel 1802 la Gran Bretagna è sempre in guerra con Napoleone e il 25 marzo, siccome la situazione economica inglese va male, la guerra in Egitto va male, il 25 marzo anche la Gran Bretagna, attenzione, firma la pace con Napoleone. Anche la Gran Bretagna esce dalla guerra, sia pure per pochi mesi, ben presto ne rientrerà con la pace di Amiens. Si scrive Amiens, ma si legge Amiens. D'accordo? Allora, nel 1802 Napoleone costruisce altri stati satelliti in Italia. Fate attenzione, Emilia più Lombardia si era sempre chiamata Repubblica Cisalpina. Adesso che cosa fa Napoleone? Non solo la espande la Repubblica Cisalpina, conquista territori di altri stati, ma attenzione, nel 1802 prende il nome di Repubblica Italiana, un nome che è tutto un programma. Repubblica Italiana, Repubblica Italiana comprende la maggior parte del nord Italia, ovviamente a molti già il nome scelto Repubblica Italiana fa pensare alla possibile unificazione, se non di tutta l'Italia, almeno del nord Italia. La Repubblica Italiana viene presieduta dallo stesso Napoleone, che avrà poi un vicepresidente che era un milanese, filo francese. Il Piemonte, la Liguria, la Toscana vengono occupate militarmente, il Piemonte verrà annesso direttamente alla Francia. Per la seconda volta in pochi anni sparirà il regno di Sardegna. È piuttosto difficile seguire nel corso degli anni tutte le trasformazioni, i confini che cambiano continuamente tra le varie entità politiche italiane nel corso degli anni di Napoleone, così come i confini di tutti gli altri stati nel resto d'Europa. Ad ogni modo, il 2 agosto il potere di Napoleone, il 2 agosto 1802, aumenta. Napoleone si fa nominare console a vita con la facoltà di indicare il suo successore, d'accordo? 2 agosto 1802, console a vita, viene fatta un'altra Costituzione, l'ennesima Costituzione. Nel 1802 la Costituzione è la quinta Costituzione. La democrazia in Francia, quel poco che esisteva, non c'è proprio più, perché con questa Costituzione alla fine del 1882, alla fine del 1802, Napoleone ha il diritto di nominare personalmente i senatori. Napoleone nomina personalmente i senatori e per quanto riguarda le altre assemblee parlamentari, le due assemblee sono elette da un corpo di notabili assai ristretto nominati dallo stesso Napoleone. Quindi quel po' di contropotere che poteva essere rappresentato da queste tre assemblee cessa del tutto perché la Costituzione è una Costituzione autoritaria. Napoleone nomina i membri delle tre assemblee legislative che ovviamente non hanno più alcun potere. Napoleone, a partire dalla fine del 1802, console a vita, inizia, attenzione, a basare il suo potere e la presunta legittimità del suo potere sui famosi plebisciti. Chiama il popolo a votare, su una scheda elettorale possono votare sì, no, o possono anche astenersi. Il plebiscito per approvare Napoleone primo console vede vincere il sì a favore di Napoleone con milioni di voti, mentre il no ottiene solo 8.000 voti. Napoleone baserà la sua sovranità sempre più autoritaria
dicendo però io non sono mica un dittatore vero e proprio, non sono mica uno di quei sovrani assoluti del passato, perché io chiamo sempre il popolo a votare e mi rispondono sempre sì. Quindi un regime plebiscitario, c'è sempre un referendum, un plebiscito. Solo 8.000 no contro milioni di sì, non sono pochi, sì, infatti gli storici hanno molto dubitato della regolarità di questi plebisciti, avete già capito, molti storici sostengono che il voto fosse truccato. In ogni caso, nel 1803 la Gran Bretagna ritorna in guerra nel 1803. Dopo pochi mesi di pace, la Gran Bretagna, più di tutte le altre potenze europee, sarà quella che con maggiore costanza resterà in guerra contro Napoleone. Tranne questi pochi mesi di pace che abbiamo visto, l'Inghilterra, la Gran Bretagna in seguito sarà l'unica a non uscire mai dalla guerra. Sarà presente in tutte le coalizioni contro Napoleone. Siccome però allora il 18 maggio 1803 la Gran Bretagna entra in guerra, però praticamente prima del 1805 questa nuova guerra, quella della cosiddetta terza coalizione, non viene combattuta, facciamo una parentesi e esaminiamo un attimo le istituzioni napoleoniche con cui il nuovo uomo forte della Francia, Napoleone Bonaparte, trasforma il suo paese. Napoleone aveva preso il potere per via delle sue imprese militari. Ma Napoleone non era soltanto un grande generale, era anche un grande politico. Nel momento in cui inizia a governare la Francia, mette tutti d'accordo, incredibilmente, anche quelli delle fazioni che finora si erano combattute, le fazioni avversarie, riesce ad accontentare un po' tutti e a creare un nazionalismo francese, un consenso fortissimo nei suoi confronti. Questo dipende ovviamente non solo dall'ottimo andamento della guerra, dove Napoleone sembra imbattibile, ma anche da una serie di riforme sociali ed economiche che migliorano nettamente la Francia. Alcune di queste riforme sono autoritarie, sono riforme di un dittatore. Altre di queste riforme di istituzioni napoleoniche che vedremo conservano invece le conquiste essenziali della rivoluzione francese. Napoleone è un ottimo mediatore, riesce ad accontentare sia i rivoluzionari più radicali, sia i controrivoluzionari, addirittura gli aristocratici che erano fuggiti all'estero. Tutti finiranno per collaborare con lui. La Francia funziona benissimo perché è un sistema accentrato. Ancora adesso la Francia, lo sapete, è uno Stato molto accentrato. Viene tolta l'autonomia alle regioni, ai comuni. Il centro, il governo, Parigi, Napoleone stesso, controlla la periferia anche in maniera poliziesca, controlla l'ordine pubblico attraverso i prefetti. I prefetti che tuttora esistono sono un'invenzione di Napoleone. I prefetti segnano l'onnipotenza del ministro dell'interno, che ovviamente era sottomesso a Napoleone. Il ministro dell'interno nomina un prefetto con pieni poteri di polizia sull'ordine pubblico in ogni provincia. Le province francesi all'epoca si chiamavano dipartimenti. Quindi il Ministero dell'Interno controlla la polizia attraverso il prefetto. Lo Stato centrale controlla l'ordine pubblico in ogni provincia. Napoleone crea un apparato burocratico che ancora esiste in Francia, una serie incredibile, enorme di funzionari statali di grandissimo livello e competenza. Napoleone porta ordine e efficienza al posto della democrazia. Napoleone è anche lui un figlio dell'illuminismo. Però Napoleone pensa che sia troppo presto per la democrazia o che la democrazia non possa davvero funzionare per l'imperfezione degli uomini. Lui pensa che al posto della democrazia, della maggioranza,
debba però essere comunque premiato il merito, la competenza. Si arriva ai ranghi più alti dello Stato attraverso la competenza, attraverso un continuo sistema di concorsi, di selezioni, attraverso la creazione e la frequenza di una serie di scuole della pubblica amministrazione di enorme rilevanza. Soltanto le persone più preparate diventano funzionari, diventano ingegneri, diventano servitori dello Stato, burocrati. Non ci sono più, l'abbiamo visto, autonomie locali, i sindaci non vengono più eletti dai cittadini, ma nominati dal governo centrale. La stessa cosa, attenzione, vale per i magistrati. Ricordate che la Costituzione del 1791 faceva sì che i magistrati fossero eletti dal popolo. Invece, con Napoleone i magistrati vengono nominati dal governo, quindi finisce l'autonomia dei giudici. La stampa libera non viene sopportata da Napoleone, c'è una rigida censura sulla stampa, la polizia controlla la stampa, quasi tutti i giornali francesi scompaiono, tranne 4 che sono filogovernativi, scrivono quello che Napoleone vuole. La polizia diventa invadente, è molto attenta, la polizia viene ricostruita da Fouché. Pensate che Fouché, durante la rivoluzione francese, era un giacobino. Napoleone lo mette al suo servizio, Napoleone trae i suoi collaboratori da tutte le fazioni, le più diverse della rivoluzione, lui li mette d'accordo, li rimette in gioco, riesce a farli andare al suo servizio. Fouché, che era un giacobino, diventa il capo dell'oppressiva polizia, la rete poliziesca in Napoleone, che utilizza moltissimo anche le spie, che utilizza la provocazione, che utilizza mezzi anche sporchi. Pensate, l'istruzione elementare, Napoleone non se ne occupa, addirittura la dà alla Chiesa Cattolica, infatti dà dei contentini anche alla Chiesa Cattolica. Non è più il regime di Napoleone così fortemente anticlericale e non porta avanti la cristianizzazione forzata. L'istruzione elementare viene affidata di nuovo al clero, ma lo Stato si occupa di scuole statali, scuole superiori e università gestite dallo Stato che diventano le migliori del mondo. Efficienti, centralizzate, in tutte le scuole e università si studia lo stesso programma, si studia la scienza. Nelle scuole francesi c'è ampia possibilità per lo studio della scienza e delle tecniche affinché vengano fuori i migliori ingegneri, i migliori funzionari, i migliori scienziati, i migliori amministratori. Alcune di queste scuole e università diventano celeberrime proprio da un punto di vista scientifico. Napoleone vuole pacificare se stesso anche con gli ex nobili, i titoli nobiliari erano stati aboliti. Ricordate, gli ex nobili avevano perso la cittadinanza e molti erano emigrati all'estero. Lui li recupera, restituisce loro la cittadinanza purché giurino fedeltà a lui, a Napoleone. Più di 140.000 nobili all'estero tornano, pensano che il regime di Napoleone sia stabile, che anche loro possono parteciparvi, tornano in Francia, compreso, lo ricordate, Lafayette, uno dei protagonisti dei primi 2 anni della rivoluzione. Dà qualcosa alla Chiesa, sì. Attenzione, Napoleone fa tutte queste cose, ma non ritorna certo all'antico regime, titoli nobiliari non ce ne sono, ma soprattutto lui concede qualcosa alla Chiesa, che adesso vedremo, ma non verrà mai messa in discussione la riallocazione della grande proprietà ecclesiastica. Ricordate che negli anni della rivoluzione è stata confiscata la Chiesa e venduta ai borghesi, alla borghesia. Questo non verrà ovviamente mai messo in discussione. La Costituzione civile del clero viene abolita, la ricordate, nel 1801. La Chiesa non è più totalmente asservita allo Stato, anzi Napoleone con il nuovo pontefice Pio VII, ricordate che Pio VI l'aveva fatto morire di stenti,
incatena in Francia il successore Pio VII, ottiene addirittura da Napoleone il concordato con la Chiesa Cattolica, 16 luglio 1801. Napoleone fa pace con la Chiesa, in realtà un concordato in base al quale Pio VII, la Chiesa Cattolica deve trangugiare Pio VII molte cose che non gli vanno bene. I vescovi in Francia, secondo il concordato, sono nominati da Napoleone. Il Papa Pio VII deve rinunciare a ottenere indietro, come vi ho detto, le proprietà ecclesiastiche del tutto confiscate dalla Rivoluzione francese. Addirittura deve accettare che la religione cattolica sia nel concordato chiamata, pensate, la religione della maggioranza dei francesi, non solo non è più religione di Stato, ma viene dichiarata semplicemente la religione della maggioranza dei francesi, non ha più alcun privilegio rispetto alle altre religioni. E perché Pio VII accetta tutto questo? Sembrerebbero condizioni molto sfavorevoli per la Chiesa, perché Napoleone restituisce, attenzione, a Pio VII lo stato della Chiesa. È importante. Pio VII, esattamente come Pio VI, vedremo che poi Napoleone lo tratterà male, però adesso firma il concordato. Pio VII deve accettare queste condizioni difficili perché la Chiesa si trova in una situazione drammatica, la più drammatica da secoli. Il Papa precedente a Pio VII era stato deportato in Francia, Roma era stata occupata, lo Stato Pontificio non esiste più. Di fronte alla possibilità che Napoleone attua di restaurare, far rinascere lo Stato Pontificio, ridare Roma al Papa di nuovo sovrano di Roma, Pio VII deve accettare tutto quello che vi ho detto. Dal punto di vista economico, la politica economica di Napoleone è piuttosto classista. È vero che il catasto fa sì che si possa scovare facilmente chi ha delle proprietà ricche e fargli pagare le tasse, però in realtà molte tasse, attenzione, ricadono sui più deboli. Vengono rimesse le tasse sui consumi che tu paghi, come oggi per esempio l'IVA, le tasse indirette sui consumi che paghi sia se sei ricco sia se sei povero. Le tasse che bisogna pagare sul tabacco, sul sale, su altri generi, tanti generi di prima necessità. È stato calcolato che soltanto un quarto delle entrate fiscali della Francia erano pagate dai ricchi, i tre quarti erano pagati dai più poveri attraverso queste inique tasse indirette. Attenzione. Nei confronti dell'estero lui attua il protezionismo, in particolare contro l'Inghilterra, mette altissimi dazi doganali per scoraggiare le importazioni, non può accettare che vengano importati prodotti dall'Inghilterra, anche perché l'Inghilterra sta diventando molto potente economicamente da un punto di vista delle colonie, da un punto di vista del commercio internazionale. La Francia sta perdendo colpi nei confronti dell'Inghilterra, non può competere con l'Inghilterra. L'Inghilterra ha occupato tutte le Antille francesi, non solo, ma nel 1804 Haiti, gli schiavi neri di Haiti, che erano in rivolta sin dall'inizio della rivoluzione francese, ottengono l'indipendenza. Haiti è il primo stato nero, è la prima vera colonia europea che riesce a ribellarsi e a diventare indipendente. 1804, indipendenza di Haiti, significa che i francesi sono tagliati fuori dal commercio dello zucchero che arrivava da Haiti, lo zucchero dalle Antille, tantissime altre prodotti di piantagione delle Antille non arrivano più in Francia, mentre l'Inghilterra conquista settori sempre più grandi e quindi dal punto di vista dei commerci coloniali. D'altra parte, i limiti di Napoleone, l'avete visto, lui Napoleone cosa fa? Conquista l'Europa, penso per le battaglie, sono battaglie tradizionali in Europa. Napoleone non si rende conto che ormai esiste una dimensione mondiale, planetaria del potere. Napoleone pensa che prendendo l'egemonia europea si sconfigga, si conquisti, si sottomettano a tutti i paesi, ma la Gran Bretagna aveva un grande impero coloniale, aveva un commercio privilegiato con gli Stati Uniti d'America. Il fatto che Napoleone, attenzione, nel 1803 venda la Louisiana agli Stati Uniti d'America, la Louisiana non è il piccolo stato della
Louisiana che vediamo oggi, si chiamava Grande Louisiana, era tutta la parte centrale degli attuali Stati Uniti, tutta la valle dei fiumi Mississippi e Missouri, è un territorio immenso, per quanto pochissimo popolato dai francesi. Nouvelle-Orléans, che diventa New Orleans, è una delle poche città popolate, però tuttavia Napoleone, vedete, non si interessa di una strategia extraeuropea, tenere gli Stati Uniti, mettere in difficoltà l'Inghilterra in America. D'altra parte l'Inghilterra possedeva ancora il Canada, Napoleone non ha interessi ad andare lì, tant'è vero che vende un pezzo enorme della Louisiana francese agli Stati Uniti. La strategia di Napoleone è una strategia esclusivamente europea, continentale. Napoleone riesce anche a rimettere in sesto l'economia francese, a combattere l'inflazione, la svalutazione della moneta e così via. Questo però abbiamo visto dipende anche dal fatto che la Francia sfruttava economicamente molti paesi occupati o alleati, le cosiddette repubbliche sorelle. Però insomma Napoleone fonda la Banca di Francia. La Banca di Francia permette l'unificazione economica della Francia, è l'unica banca autorizzata a battere moneta. La Banca di Francia produce soprattutto monete d'argento, anche monete d'oro, ma sono di meno, anche carta moneta, però a tagli molto bassi, perché vi ricordate, la Francia era già stata segnata, scottata dal fallimento degli assegnati, ve lo ricordate? Comunque la Banca di Francia prende la redini dell'economia francese, centralizza tutta l'economia, sostituisce i finanzieri privati che generavano corruzione e sperpero di denaro. Adesso la Banca di Francia controlla tutto, anche il sistema fiscale. C'erano tanti tipi di monete in Francia. Napoleone le sostituisce con una sola, il franco. Sarà l'unica moneta francese. 1803 viene chiamato anche franco germinale perché appunto viene istituito nel mese del calendario repubblicano, che è il mese di Germinale, Franco Germinale. E l'ultima, la più importante forse delle istituzioni napoleoniche, merita una trattazione più lunga, la vediamo alla prossima lezione.